Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa e come vedete siamo qui per parlare di DaVinci Resolve 18.6. Ho anche la maglietta con il logo DaVinci. Perché? Perché ieri sera avevo acceso YouTube e ho visto una strana diretta di uno youtuber, stava ancora testando lo streaming e c'era scritto appunto update DaVinci eccetera, ma non si capiva bene e siccome le cose andavano per lungo ho lasciato perdere. Ho guardato subito se c'era un aggiornamento, ma da noi non risultava. Sapete che vengono distribuite anche a seconda della zona in diversi tempi le nuove versioni, e invece appunto poi successivamente più tardi ho incominciato a vedere qualche video per le nuove funzioni della Resolve 18.6. Questa versione è veramente incredibile, implementa tantissime novità, tante saranno per i professionisti, tante saranno più difficili da utilizzare, ma sono veramente tantissime. Il problema, come al solito, è che la Blackmagic se ne esce con una lista molto asettica di è stato migliorato questo, quello, quell'altro, anche in inglese, ma se uno non conosce quella funzione non sa dov'è e magari non sa nemmeno dove trovarla. Quindi vediamo assieme questo riassunto. Io ho visto un video ad esempio questa mattina molto simpatico dove lo youtuber diceva: bene, c'è questo, dov'è? Proprio non lo so, vedremo, studierò. Questo sarà un po' purtroppo quello che farò io, ma vi faccio vedere quello che ha catturato a me più l'attenzione. Sapete che a me piace tantissimo Fusion e finalmente è arrivata un'importantissima novità. Avete visto anche dei post nella community YouTube miei di ieri sera. Bene, prendiamo il bellissimo foglio e andiamo a analizzare, come detto, quello che si capisce. La cosa ancora un po' più ridicola è che andando nelle istruzioni nel file help di DaVinci mi viene giù il manuale ancora della 18.5. Speriamo che sistemino anche questo, perché sulle altre versioni un po' almeno novità erano scritte anche nel manuale, anche perché poi passando il tempo uno non va più a riprendere video o vedere il post della Blackmagic, spera di queste cose trovarle nel manuale. E ancora una volta abbiamo una carenza sull'italiano, perché sì, è vero che sui siti c'è lo sforzo di tradurli, ma allo start, la partenza, non c'è ancora il supporto alla lingua italiana e figuriamoci sul programma. Se da una parte se da un punto di vista l'inglese è meglio sul discorso tecnico, cioè io un termine tecnico lo identifico subito e non rischio che venga tradotto malamente, cosa che succede con altri software. Dall'altro, sui messaggi di errore, su altri tipi di messaggi, avere un italiano sarebbe molto più carino. Bene, l'installazione è un po' più lunga del solito perché dovete disinstallare la vecchia versione e installare la nuova. È un po' lunga soprattutto nella parte studio, dove tutte le parti di intelligenza artificiale vengono reinstallate, quindi ci sono un buoni 10-15 minuti solo per quell'installazione là. Non preoccupatevi, e come al solito mi è piaciuto che quando viene fatto questa installazione nuova il programma diventa molto più veloce, quindi ne guadagniamo anche in velocità. La caratteristica principale, quella dove stanno anche spingendo più di tutta, è la parte del cloud. Diciamo che questa secondo me è una parte dedicata ai professionisti che hanno bisogno di lavorare, uno in Australia e uno in New York, e possono condividere tantissime cose. Infatti si possono condividere tutte le librerie. Io sto un pochino leggendo, vedrete i miei occhi alzarsi e abbassarsi, scusate, ma dicevo, purtroppo dobbiamo rifarci a queste liste in inglese. Quindi
condividere tutte le librerie di progetto e anche i file utilizzati attraverso il cloud con una sincronizzazione automatica e con un nuovo cloud storage. Quindi queste cose sono un po' particolari, si vedranno più avanti, anche perché quanti di noi andranno a prendere il cloud, acquistare il cloud e utilizzarlo. Tutto invece nuovi supporti per le camere Blackmagic, e qua ci sarà possibilità di caricare file proxy eccetera. Anche questa è un po' una cosa un po' particolare, e verranno salvati anche questi nel cloud. Questi file si sincronizzano sempre automaticamente con i vari collaboratori sparsi nel mondo. Per qualsiasi file inserito nel media pool si genereranno dei proxy sincronizzati con coloro che collaborano. Per ad esempio invece il colorist, che ha bisogno di file originali, ci saranno sia a disposizione i proxy, ma potranno essere scaricati in automatico anche i file originali. Invece entriamo un po' nel vivo di ciò che ci riguarda. Questo è sia nella versione free che nella versione studio. Nella pagina, nella cut page, e se scusate entro nel software ed eccoci qua in DaVinci Resolve 18.6. come vedete ho già delle clip dove ho fatto delle prove, e dicevo sia da cut page con il testo sia dalla edit page avremo la possibilità di inserire su title il testo, e questo testo da inspector prevede già la possibilità di avere lo stroke. Vediamo assieme come ho fatto, così vediamo i passaggi. Ho messo un background, poi vado a prendere il text, vedete che questo è bianco, non è il text più, è il text normale, e qua come vediamo troviamo già a disposizione tutte quelle componenti che troviamo in Fusion. Cioè adesso io vado a ingrandire il testo, e da qua posso inserire direttamente un bordo. Cosa carina, che questo bordo può essere solo outline, quindi non andare anche su grossi bordi a mangiarci il carattere. Come vedete non è entrato all'interno. Invece poi se io tolgo l'outside, ecco che invece si estende anche verso l'interno, però crea una piacevole sensazione quasi di tridimensionalità, come se creasse uno spessore visivamente. Adesso sarà anche perché è rosso, possiamo farlo anche di qualsiasi altro colore ovviamente. Cosa abbiamo la possibilità di questa pagina di fare? Ancora abbiamo la possibilità del drop shadow. Queste erano cose che c'erano già, ma ve le ripeto per farvi vedere come in un attimo possiamo creare titoli velocemente molto carini. Il soft dell'ombra, poi abbiamo un background che dobbiamo alzare l'altezza, e qua abbiamo la larghezza, possiamo estenderlo dove vogliamo. Possiamo avere i bordi arrotondati o no, quindi possiamo dare un piccolo angolo. Abbiamo la possibilità di avere l'outline, vedete che abbiamo delle opacità, quindi possiamo cambiare il colore dell'outline. Ora lo farò rosso così è evidente, vedete, vado a allargare un po'. Abbiamo comunque anche il colore interno e soprattutto anche l'opacità interna. E poi abbiamo lo spostamento, quindi non è detto che sia sul carattere, ma possiamo spostare completamente questo fondo, e questo ci permette, se ad esempio noi non scriviamo, di avere comunque generato un fondino. Quindi potremmo usare un primo carattere per generare un fondino e un secondo per generarci carattere. Invece qua diciamo che non abbiamo, come sul testo, più la possibilità del write. Poi abbiamo un'altra novità, che è quella da qua font case,
vedete che è scritto infatti mixed, qua è possibile decidere in un colpo solo, quindi è molto carino quando andiamo a fare un copia e incolla ad esempio di un testo, era magari tutto maiuscolo e non possiamo lasciarlo così. Abbiamo queste varie possibilità sui caratteri, quindi all caps farà tutto maiuscolo, all lowercase come vedete tutto minuscolo, poi abbiamo small caps, quindi farà anche lascerà le maiuscole, e più piccolino in stampato maiuscolo ma con una dimensione più piccola, e poi title caps dove abbiamo invece le iniziali maiuscole. Questo si vede, se vedete che se anche la scrivo piccola qui l'iniziale comunque è maiuscola, quindi secondo me è molto simpatico e abbiamo ottenuto che con questo possiamo creare titoli veramente carini in pochi secondi. Questa cosa, ripeto, si può fare anche sulla cut page, abbiamo tutte le stesse funzioni da inspector. E come altra novità si trova poi una cosa che coinvolge sia la versione gratuita che la versione studio di DaVinci Resolve. Sto parlando di una funzione che io aspettavo da tantissimo e che cercavo di tappare con il CrocodDraw dei reactor esterni, che però ogni due non funzionavano più con gli aggiornamenti delle versioni. Finalmente è arrivato, era assurdo che non ci fosse, l'estrusione delle forme. L'avete visto che l'ho scritto anche ieri. Questo richiederebbe un tutorial a parte, ma ve lo faccio vedere perché mi piace troppo. Quindi andiamo a creare una New Fusion Composition e andiamo a sistemarla in timeline e entriamo in Fusion. Noi sappiamo bene che avevamo il testo 3D, andiamo a scrivere Franco, che qui appariva piatto, ma sappiamo che andando su Extrusion si poteva estrudere, non solo, perché abbiamo anche il bevel e quindi possiamo creare, come vedete, un secondo smuso. Ok, questo lo sappiamo bene. Però finora non è mai stato possibile estrudere anche delle figure, quindi pensate che tanti ricorrevano a costruirsi dei font particolari con delle figure perché così poi le potevano estrudere, cosa assurda perché si perdevano ore. Per fare l'estrusione non possono essere usati i poligoni maschere normali, ma devono essere usati gli shape, quindi S, quelli che sono preceduti, i nodi che sono preceduti con la S. Ad esempio S poligo, adesso io vi faccio vedere, lo inserite in un viewer e da qua potete tracciare una forma che può essere aperta o chiusa. Facciamo una forma aperta. Questa forma aperta ora la possiamo passare a un nodo Extrude 3D, quindi cercate Extrude 3D, lo mettiamo da questa parte così si vedrà meglio. Andiamo a dare sul poligono uno spessore, questo è molto importante, vedete che qua si vede il path e qua avremo l'estrusione. Mettiamo che di qua light and shadow e guardate in un attimo cosa possiamo fare. Da extrude troviamo tantissime cose, troviamo sul controlli, troviamo l'estrusione, eccola qua, possiamo andare a estrudere quanto vogliamo il nostro pezzo, possiamo suddividere l'estrusione in maniera di arrotondare meglio il pezzo, di non avere seghettature, possiamo andare a creare anche qua un bevel con uno spessore e vedete che ho creato il bevel proprio come sul carattere e questo ci permette di creare uno smusso sul nostro bordo. Questo è veramente eccezionale. E poi comunque abbiamo uno smoothing angle che andrà, vedete qui, ad aiutarci a arrotondare quegli angoli per renderli più morbidi. Ricordiamo che dal poligono possiamo in qualsiasi momento utilizzare sia le maniglie per modificare la nostra forma. Guardate che bello vedere un solido finalmente, oppure possiamo
prendere due punti e arrotondarli. Se creiamo invece una figura chiusa, adesso vi faccio vedere come potremo crearci qualsiasi figura a noi necessaria. Ecco qui la figura chiusa e ecco il nostro 3D con tanto di bevel del bordo e con la possibilità di estruderlo quanto vogliamo. Poi qui sapete possiamo forzare l'estrusione. Questo cosa ci permette di fare? Beh, qualsiasi cosa d'ora in poi. Perché? Perché possiamo crearci colonne, possiamo crearci dei pezzi che assemblati assieme costruiscano degli oggetti 3D. Possiamo utilizzare dei boolean per andare a creare dei buchi sulla nostra superficie. Come facciamo? Possiamo intanto, non vi ho detto che possiamo non usare solo il poligono, ma possiamo usare anche tutte le forme piene già pronte. Quindi se io cerco un S ellipse posso già prendere una forma per fare un cerchio. Quindi vado a sganciare prima dell'estrusione, il cerchio lo vado a regolare, vado a sommare questi ma con S boolean, che è un nodo che farà operazioni tra le nostre due forme. Andiamo a vedere, così sono sovrapposte e non si vede. Sul boolean se io faccio sottrai, vedete che sto sottraendo il cerchio, eccolo qua, dalla figura che avevo creato precedentemente. Passando, questa operazione ovviamente si può fare con più boolean, quindi creare delle forme nuove, e passando all'estrusione, ecco qua la mia estrusione, un po' come avviene anche nei software 3D come Blender eccetera. E finalmente possiamo fare veramente di tutto. Ovviamente è possibile mescolare figure che stiamo generando noi con gli shape a shape 3D già pronti. Quindi io vado a prendere uno shape 3D, sapete si trovano qua il piano e gli shape. Possiamo dire ad esempio che questo è un cono, eccolo qua, regoliamo il raggio e l'altezza del nostro cono. Adesso andiamo a regolare un po' anche la suddivisione e possiamo mescolare queste figure per ottenere un'altra figura. Sull'extrude non vi ho fatto vedere, come vedete abbiamo la possibilità di assegnare speculare, non speculare eccetera, e avere un diffuse color, quindi possiamo anche colorare il pezzo, possiamo dire si riflette o no, e su transform possiamo trasportare, ruotare e scalare il nostro pezzo. Questo ci permette ad esempio, senza spostare lo shape, ma di spostare invece l'extrude, che posso farlo anche a video. Ovviamente lo vado a alzare, lo vado a scalare. Io voglio che questo buco entri nel cono, quindi lo posso, come vedete, ruotare. Ovviamente potrò regolare anche il pivot point, per cui regolare il punto di rotazione del mio solido. E come vedete, ecco qua, ho unito i due solidi, voilà, che poi sapete con il successivo merge si possono muovere assieme, scalare assieme eccetera. Io vi farò vedere anche come, adesso non voglio farlo qui per non andare avanti 4 ore con questo tutorial, come poter importare un vostro logo in SVG. Perché vi faccio vedere il problema ma non vi do intanto la soluzione. Import SVG, sapete che è un file vettoriale. Andiamo sul desktop a prendere un logo che ho creato, faccio un po' più grande, ok, ecco qua il nostro logo. Però come vedete questo fa utilizzo di questo tipo di maschere,
e quindi non è possibile estruderlo. Io vi spiegherò come in pochi passaggi trasformarlo in shape e poterlo estrudere senza doverlo star lì a ricalcare, ma copiandolo proprio. Lasciamo perdere questo. Comunque avete capito, la possibilità che abbiamo qui è pazzesca. Visto che mi trovo già all'interno di Fusion, vi faccio vedere che è stato aggiunto anche il nodo Relight. È pazzesco. Sapete purtroppo che questo funziona solo nella versione studio, motivo in più per acquistarla. Se io vado a importare una qualsiasi clip, ecco la mia clip, io metto un Bright and Contrast e faccio utilizzo del Relight. Io ho notato una cosa, che quando gli effetti vengono portati, sappiamo che sullo studio Relight ce l'abbiamo qui, sugli effetti abbiamo possibilità di inserire il Relight, ma quando li inseriamo in Fusion in realtà sono molto più veloci. Come si fa questo? Dobbiamo passare il media al Relight e il Relight nel brightness. Andiamo a modificare il brightness. Scusate che faccio un resize di questo perché è un 4K, ecco, lo porto alla timeline. Quindi vado a visualizzare il light e vado a schiarire tutto, ad esempio. Adesso vediamo cosa succede. Su Relight, come vedete, ho la possibilità di avere vari tipi di luce, ovviamente come è sulla pagina color. Quindi ho la directional light che posso ruotare, guardate sulla maschera come cambia la luce. Poi ho la point light, quindi la posso usare come punto, scalare, ampliare, e lo spotlight che sarà un cono, vedete, con la sua direzione e la sua ampiezza. Tutti questi parametri possono essere regolati come luce, contrasto, eccetera, per regolare la mappa. Creato tutti i parametri, passo questa mappa al Bright and Contrast e muovendo, come vedete, posso riilluminare la mia scena. Ovviamente è un video, non è una cosa statica, e quindi se io torno su Relight e cambio qualsiasi parametro, vedete che posso anche aggiustare qui, o ovviamente su Bright and Contrast dove faccio la modifica. Questo mi permette di desaturare la zona, di schiarire, scurire. Questo ci permette di illuminare i visi, cambiare l'illuminazione del nostro filmato. Una funzione che avete tutti anche nella versione free, torno indietro perché l'avevo già fatta, è quella di importare oggetti USD. Che caratteristiche hanno, scusate, scene intere USD? Questo è un nuovo formato che permetterà ai grafici di interfacciarsi meglio sui vari programmi, perché questo formato include tutte le cose riguardanti la scena, quindi non solo gli oggetti, i materiali, le luci, le camere. In un colpo solo trasferiamo tutte queste cose. Io ho caricato Pingu, eccolo qua. Pingu ha già le scene, le luci e i materiali della scena da dove è stato col programma che è stato creato. Ma cosa possiamo fare ora? Possiamo importare i materiali, perché abbiamo un supporto ai Material X e abbiamo anche un nodo U-Replace, perché tutti questi nuovi nodi cominciano con la U di USD, appunto, e possiamo, come vedete ho fatto invece di qua, andare a indicare dei punti dell'oggetto, dei materiali, e rimpiazzare quel materiale. Questi nodi hanno bisogno di un U-Render e possono essere inseriti anche in un ambiente 3D, ovviamente con nuovi oggetti. Dal U-Render, come vedete, abbiamo la possibilità di decidere senza luci, quindi sarà ovviamente completamente opaco. Abbiamo possibilità di vedere
le luci che erano state applicate alla scena durante il disegno oppure le luci che abbiamo inserito noi. Ecco, bisogna ricordarsi che le luci vanno unite col nuovo U-Merge, quindi ecco qua ad esempio un nuovo tipo di luce, una U-Disc, e vedete in tempo reale l'illuminazione di questi oggetti, che poi anche sui materiali come gli altri materiali possiamo decidere la luminosità eccetera. Diciamo che compatibili sono comunque anche le luci di prima, quindi se prendo una point light posso tranquillamente unirla a U-Merge, la accetta, e quindi avere, ecco qua, lo vedete che lo sto muovendo, una point light, quindi le luci sono degli oggetti che sono comunque compatibili. Sulla parte color, cose che vi dico così al volo, sono la correzione colore, c'è una compatibilità con l'ultima versione Dolby Vision che analizza l'immagine HDR e applica il grading con regolazioni ottimali. Queste sono cose che poi vedremo in seguito. Per chi opera con la versione di DaVinci Resolve Studio c'è il supporto anche al nuovo standard di codifica audio spaziale UWA Audio Vivid, e quindi si potranno implementare in congiunzione con HDR Vivid un sistema integrale per creare progetti nelle regioni che richiedono questo formato. Per l'audio c'è una nuova funzione che ci permette nel media pool, se abbiamo due file audio mono, possiamo unirli in una traccia stereo, e questo ci permette di portare in timeline una traccia stereo singola che contenga i due file, e questo funziona anche con le tracce 5.1, basta che siano correttamente etichettate. Una grossa novità invece è in fase di esportazione sulla Deliver. Cosa possiamo fare? Possiamo in fase di esportazione normalizzare l'audio in uscita. Come si fa? Ve lo faccio vedere ad esempio su Custom. Andiamo nella parte audio. Come vedete troviamo una nuova voce normalization. Aprendo qua andiamo a spuntare Normalize Audio, e la cosa molto bella è che qui abbiamo già i modi, quindi Sample Pick Program, o abbiamo già dei parametri impostati di default dalle varie case, come ad esempio Netflix. Abbiamo anche un'esportazione per YouTube, e guardate anche Disney con canali 2.0 o 5.1. Se ad esempio andiamo, non so, su YouTube, come vedete ovviamente i campi sono disattivati perché devono prendere il default YouTube, abbiamo un target level a -1 e un target loudness a -1.4, e così andando a esportare andremo a livellare correttamente il nostro audio per YouTube. Molto interessante, faremo delle prove. Un'altra cosa che vi faccio vedere un po' così al volo è dal media pool. Ora cliccando qua è possibile spuntare la voce Remove Unuser Clips. Questo rimuoverà dal nostro progetto tutte le clip non utilizzate, e quindi è comodo anche per andare a fare il backup, l'archiviazione del progetto, ottimizzando i tempi e salvando solo quello che realmente c'era all'interno del progetto. Adesso dovete un po' scusarmi perché di informazioni non c'è un foglio che racchiuda tutto, ma ci sono informazioni sparse qua e là. Questo è un secondo foglio dove vengono riportate altre cose. Io ve le dico sempre così un po' al volo, e poi man mano si potranno verificare studiandoci sopra, e con tutorial che usciranno farò anch'io dei video. Quindi questo che io vi sto leggendo adesso sono delle cose che ho trovato su un altro documento. Dalla cut page
Con lo Speed Editor sarà possibile eliminare gli spazi vuoti durante la modifica, cosa molto importante è che anche lo Speed Editor si evolva. Poi c'è una possibilità di copiare i marcatori, i marker dalla clip alla timeline e viceversa. Funzione molto importante, non sono riuscito a provarla, non ho capito bene come attivare questa cosa, però io avevo già pensato, alcune volte uno all'interno della clip va a inserire dei punti e quando sposta questa clip in timeline sarebbe interessante poterli vedere, e adesso queste cose saranno collegate. Anche un'altra cosa non tanto ben chiara, ma l'aggiunta di un effetto su una clip ci porterà alla scheda effetti direttamente in Inspector. Queste piccole cose servono per accelerare il flusso di lavoro. Come vedete, sia sulla edit page che sulla cut page poi troviamo questa nuova icona. Con questa icona possiamo disattivare tutti i proxy, preferire gli originali, e con questa altra icona possiamo bypassare gli effetti della color o diffusion. Si può cliccare e bypassare tutto, color o fusion, oppure possiamo cliccare tasto destro e scegliere quale delle due non visionare. Questo ad esempio, che può appesantirci in fase di visione e montaggio, possiamo escludere la color anche se l'abbiamo già fatta e poi riattivarla quando abbiamo finito il montaggio. Comunque sappiate che in realtà l'aggiornamento prevede tantissime novità. Adesso non posso nemmeno scendere nei particolari in questo video, ci sono tantissime cose che riguardano anche l'accelerazione e proprio la struttura, come va a elaborare i file molto più velocemente. Quindi anche da quel punto di vista, quando noi nell'interfaccia non vediamo niente, sappiate che c'è un grosso lavoro sotto. Io per il momento mi fermo qua e poi vedremo man mano che andiamo avanti nel dettaglio tutte le novità, anche quando andrò a comprenderle io bene, perché come vi ho detto molto difficile in questa prima fase capire e vedere tutto. Già cercare un menu alle volte non è così intuitivo. Purtroppo nei programmi molto complessi che hanno tantissime possibilità succede questo. Sarebbe bello poter avere l'icona pronta, poter modificare l'interfaccia, piccole cose che aiuterebbero anche i neofiti quando si avvicinano. Ma sappiate addirittura che qui abbiamo possibilità di inserire shortcut per fare funzioni particolari, insomma lo vedremo. Stanno facendo veramente tantissime cose. Non capisco perché al giorno d'oggi, se uno ha un computer con una scheda grafica che supporta DaVinci, vada a spendere soldi per altri programmi. Con questo vi siete sistemati a vita, e qualora poi abbiate imparato il software, con 300 euro lo andate anche a acquistare la versione studio. Quindi credo veramente sia una cosa incredibile. Io vi ringrazio di avermi seguito, premiatemi con un like e vi ricordo, per i non iscritti, iscrivetevi al canale se volete visionare nuovi video e cliccate sulla campanella per essere avvertiti quando li posto. Ciao e alla prossima, spero presto, ciao!